Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cefolac 200 tablet 10S è un antibiotico di tipo cefalosporinico assunto principalmente per il trattamento di vari tipi di infezioni batteriche delle orecchie, dei polmoni e del tratto urinario. Inoltre, è anche prescritto per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili. I batteri infettivi o nocivi possono farti ammalare e riprodursi rapidamente nel tuo corpo. Questi batteri nocivi producono sostanze chimiche note come tossine, che possono danneggiare i tessuti e farti ammalare. Cefolac 200 tablet 10S uccide la cellula batterica, bloccando la sostanza chimica, mucopeptidi, rilasciata dallo strato esterno, parete cellulare, dei batteri. A sua volta, Cefolac 200 tablet 10S indebolisce e distrugge la parete cellulare batterica. È una vasta gamma di antibiotici che aiuta a combattere vari tipi di batteri. Cefolac 200 tablet 10 non funziona per raffreddore, influenza o altre infezioni virali. Cefolac 200 tablet 10S deve essere assunto come prescritto dal medico, preferibilmente con un pasto, per evitare disturbi allo stomaco e ad intervalli fissi ogni giorno per ottenere i migliori risultati. La dose di Cefolac 200 tablet 10S può variare a seconda delle condizioni e della gravità dell'infezione. Inoltre, si consiglia di completare il corso di medicina anche se ci si sente meglio, in quanto si tratta di un antibiotico, e lasciarlo in mezzo può portare a infezioni anche gravi che di fatto smetteranno di rispondere anche all'antibiotico, resistenza agli antibiotici. Gli effetti collaterali comuni di Cefolac 200 compresse 10 includono diarrea, nausea, feci molli, dolore addominale, dispepsia, indigestione e vomito. Tutti non devono sperimentare gli effetti collaterali di cui sopra. In caso di qualsiasi disagio, parlare con un medico se si nota un improvviso respiro sibilante, senso di oppressione al petto o alla gola. Prima di iniziare Cefolac 200 tablet 10S, informi il medico in caso di allergia contro qualsiasi antibiotico, problemi ai reni o al fegato. Non prenda Cefolac 200 tablet 10 da solo, poiché l'automedicazione può portare a resistenza agli antibiotici in cui gli antibiotici non agiscono contro specifiche infezioni batteriche. Se è incinta o sta allattando, pensa di essere incinta o sta pianificando di avere un bambino, chieda consiglio al medico prima di prendere Cefolac 200 compresse 10S. Per quanto è noto, Cefolac 200 tablet 10S può essere utilizzato in gravidanza. Deve essere presa in considerazione l'interruzione temporanea dell'allattamento durante il trattamento con Cefixima. Usi di Cefolac 200 tablet 10S. Infezioni delle vie urinarie, infezioni delle vie respiratorie superiori, urti, infezioni delle vie aeree inferiori, gonorrea, cervicale/uretrale, infezioni dell'orecchio, otite media acuta, faringite, infiammazione della faringe, e tonsillite, infiammazione delle tonsille. Benefici medicinali. Cefolac 200 tablet 10S è un farmaco a breve termine per un'ampia gamma di infezioni batteriche. Previene la crescita dei batteri, bloccando la formazione del rivestimento protettivo, vitale per la sua crescita. Previene e cura le infezioni batteriche come infezioni del tratto urinario, infezioni del tratto respiratorio superiore, urti, infezioni del tratto respiratorio inferiore, gonorrea, cervicale/uretrale, infezioni dell'orecchio, otite media acuta, faringite, infiammazione della faringe, e tonsillite, infiammazione delle tonsille. Oltre a questo, aiuta anche nella prevenzione delle infezioni a seguito di ustioni, interventi chirurgici o procedure odontoiatriche, infezioni sessualmente trasmissibili, infezioni alle ossa o scarlattina, malattia batterica con mal di gola. Istruzioni per l'uso. Si consiglia sempre di seguire le istruzioni del proprio medico. Effetti collaterali di Cefolac 200 compresse 10S. Come tutti i medicinali, anche Cefolac 200 tablet 10S può causare effetti collaterali, sebbene non tutti li manifestino. Un effetto collaterale più comune di Cefolac 200 compresse 10 è diarrea, nausea, feci molli, dolore addominale, dispepsia, indigestione e vomito. La maggior parte degli effetti collaterali di Cefolac 200 tablet 10S non richiedono cure mediche e si risolvono gradualmente nel tempo. Tuttavia, se gli effetti collaterali sono persistenti, contattare il medico. Oltre a ciò, se avverte un improvviso respiro sibilante, senso di costrizione al torace o alla gola, difficoltà a respirare, gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra, eruzioni cutanee o prurito, soprattutto che interessano tutto il corpo, smetta di prendere il medicinale e si rivolga immediatamente a un medico.
Precauzioni e avvertenze approfondite. Avvertenze sui farmaci. Non prenda Cefolac 200 tabletto decimo-S se è allergico a Cefolac 200 tabletto decimo-S o ad altri antibiotici macrolidi. Reazioni di ipersensibilità inclusi shock ed eccessi sono state riportate con Cefolac 200 tabletto decimo-S. Interrompere l'uso se si verifica una reazione e contattare immediatamente il medico. Informi il medico se ha problemi al fegato, ittero, problemi muscolari, miastenia grave, disturbi del ritmo cardiaco, aritmia, squilibrio elettrolitico, basso livello di potassio o magnesio. In rari casi, l'uso di Cefolac 200 compresse 10 può causare diarrea, quindi in caso di diarrea acquosa o sanguinolenta, interrompere l'assunzione di Cefolac 200 compresse 10 e chiamare il medico. Tuttavia, non prenda alcun medicinale antidiarroico fino a quando non te lo dice il medico. Non è noto se Cefolac 200 tabletto decimo-S danneggi il bambino in gravidanza o meno. Interazioni farmacologiche. Interazione farmaco-farmaco. Cefolac 200 compresse decimo-S può ridurre l'attività dei vaccini, tra cui il vaccino contro il colera, il vaccino vivo, contro il tifo, il vaccino vivo e il Bacillus calmette-guerin. È usato in una soluzione per stimolare il sistema immunitario nel trattamento del cancro della vescica e come un vaccino per prevenire la tubercolosi. Per garantire un'adeguata risposta al vaccino, non dovresti ricevere alcun vaccino sopra menzionato, fino ad almeno 14 giorni dopo aver completato la terapia antibiotica. Cefolac 200 compresse 10 può occasionalmente causare problemi ai reni e l'uso con furosemide può aumentare tale rischio. Interazione farmaco-cibo. Evitare di consumare pasti ricchi di grassi poiché ciò rende più difficile per il tuo corpo assorbire Cefolac 200 compresse decimo-S. Mangiare pompelmo durante il trattamento con antibiotici può impedire al corpo di utilizzare correttamente Cefolac 200 tabletto decimo-S. Quindi, prevenire l'assunzione di pompelmo o succo di pompelmo con l'antibiotico. Evitare di assumere troppi cibi e bevande arricchiti di calcio in quanto potrebbero influire sul funzionamento di Cefolac 200 tabletto decimo-S. Interazione farmaco-malattia. Le persone affette da diabete mellito, disfunzione renale, malattie del fegato, disturbi convulsivi, colite, malattia intestinale che colpisce l'intestino grasso, causando irritazione, infiammazione e ulcere nel colon, non devono assumere Cefolac 200 tabletto decimo-S. Consigli sulla sicurezza. Avvertenza di sicurezza. Alcol. È meglio evitare l'alcol durante l'assunzione di farmaci. Avvertenza di sicurezza. Gravidanza. Cefolac 200 tabletto decimo-S non deve essere usato durante la gravidanza se non in caso di assoluta necessità. Il medico valuterà i benefici e gli eventuali rischi prima di prescrivertelo. Si prega di consultare il medico. Avvertenza di sicurezza. Allattamento al seno. Consulta il tuo medico. Cefolac 200 tabletto decimo-S deve essere somministrato alle madri che allattano solo se si ritiene che i benefici della terapia superino i potenziali rischi per il bambino. Quindi è meglio consultare un medico prima di prendere Cefolac 200 tabletto decimo-S. Avvertenza di sicurezza. Guida. Guidare con cautela. Cefolac 200 tabletto 10 di solito provoca sonnolenza e confusione e influisce sulla capacità di guida. Avvertenza di sicurezza. Fegato. Cefolac 200 compresse decimo-S da prendere con cautela, soprattutto se hai una storia di malattie/condizioni del fegato. Potrebbe essere necessario aggiustare la dose dal medico. Avvertenza di sicurezza. Rene. Cefolac 200 tabletto decimo-S da prendere con cautela, soprattutto se hai una storia di malattie/condizioni renali. Potrebbe essere necessario aggiustare la dose dal medico. Formazione dell'abitudine. No. Consigli su dieta e stile di vita. I probiotici devono essere assunti dopo aver preso l'intero ciclo di Cefolac 200 tabletto decimo-S per ripristinare alcuni dei batteri sani nell'intestino che potrebbero essere stati uccisi. L'assunzione di probiotici dopo il trattamento antibiotico può ridurre il rischio di diarrea associata agli antibiotici. Alcuni alimenti fermentati come yogurt, formaggio, crauti, kombucha e kimchi possono aiutare a ripristinare i batteri buoni dell'intestino. Includi più cibo arricchito di fibre nella tua dieta, poiché può essere facilmente digerito dai batteri intestinali, il che aiuta a stimolarne la crescita. Pertanto, gli alimenti a base di fibre possono aiutare a ripristinare i batteri intestinali sani dopo un ciclo di antibiotici. I cereali integrali come il pane integrale, il riso integrale dovrebbero essere inclusi nella tua dieta. Evitare di assumere troppo calcio, cibi e bevande arricchiti di ferro in quanto potrebbero influire sul funzionamento di Cefolac 200 tabletto decimo-S. Evitare l'assunzione di bevande alcoliche con Cefolac 200 tabletto decimo-S in quanto può renderti disidratato e influire sul sonno.
Questo può rendere più difficile per il tuo corpo aiutare Cefolac 200 tablet decimo-S nella lotta contro le infezioni. Consiglio speciale: i probiotici devono essere assunti dopo l'intero ciclo di Cefolac 200 tablet decimo-S per ripristinare alcuni dei batteri sani nell'intestino che potrebbero essere stati uccisi. L'assunzione di probiotici dopo il trattamento antibiotico può ridurre il rischio di diarrea associata agli antibiotici. Alcuni alimenti fermentati come yogurt, formaggio, crauti e kimchi possono aiutare a ripristinare i batteri buoni dell'intestino. Includi più cibo arricchito di fibre nella tua dieta, poiché può essere facilmente digerito dai batteri intestinali che aiutano a stimolarne la crescita. Pertanto, gli alimenti a base di fibre possono aiutare a ripristinare i batteri intestinali sani dopo aver preso un ciclo di antibiotici. I cereali integrali come il pane integrale e il riso integrale dovrebbero essere inclusi nella tua dieta. Evitare di assumere troppi cibi e bevande arricchiti di calcio in quanto potrebbero influire sul funzionamento di Cefolac 200 tablet decimo-S. Evitare l'assunzione di bevande alcoliche con Cefolac 200 tablet decimo-S in quanto può renderti disidratato e influire sul sonno. Questo può rendere più difficile per il tuo corpo aiutare Cefolac 200 tablet decimo-S nella lotta contro le infezioni. Altre informazioni: CEF 0047. Questo articolo non è restituibile. Scadelo dopo, settembre 2022. Preoccupazione dei pazienti. Glossario malattia/condizione. L'infezione batterica è una condizione in cui i batteri nocivi entrano, si moltiplicano e infettano il nostro corpo. Può colpire qualsiasi parte del corpo e multiplo molto rapidamente. Quando vieni infettato da batteri, puoi manifestare sintomi generalizzati, come febbri, brividi e affaticamento. I batteri sono di varie forme, ma i più comuni sono sferici, bastoncelli e spiraliformi. Le infezioni batteriche variano da malattie minori come mal di gola e infezioni dell'orecchio a gravi infezioni cerebrali come meningite ed encefalite. Pochi batteri nocivi che causano infezioni includono Streptococcus, Staphylococcus ed E. coli. Chiunque può essere infettato da un'infezione batterica. Ma le persone con un sistema immunitario debole o che assumono farmaci immunosoppressori possono renderti più incline alle infezioni batteriche. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.